Gli accessori all'uncinetto non sono mai abbastanza. Amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritrovati su Momis. Io sono Simona ed oggi vi mostro come ho realizzato questa pochette granny super facile e veloce. Perché l'ho realizzata? Semplicemente perché mi serve e anche per un altro motivo. Infatti vi invito a rimanere sintonizzati per scoprirlo fra qualche giorno. La pochette misura 20 cm x 15 cm, misure standard, e in totale ho utilizzato 85 grammi di cotone in due colorazioni. La colorazione lilla, che io straadoro, e la colorazione albicocca. Io credo che insieme si sposino benissimo. Mi piace troppo questa combo colori. Poi ho utilizzato una zip da 20 cm, ovviamente lilla, e uno scampolo l'ho anche foderata nella colorazione lilla. Vi mostrerò anche tutti questi passaggi, quindi tutorial davvero completo. Ho lavorato entrambi i filati a due capi e ho utilizzato infatti l'uncinetto numero 4. Non ci occorre altro, tutto qui. A questo punto possiamo andare direttamente al tutorial di oggi. Mi raccomando, continua a seguirmi per non perderti le prossime novità estive, quindi iscriviti al canale e attiva la campanellina. A questo punto, sigla! Faccio un anello magico, inserisco l'uncinetto all'interno e tiro fuori il filo di lavorazione. Blocco con una catenella e all'interno vado a lavorare 3 punti alti. Il primo lo sostituisco dai 2 punti bassi. Terzo, 2 catenelle e ripeto questo modulo per altre 3 volte per un totale di 4. Termino con le 2 catenelle, tiro la coda dietro, stringo l'anello, chiudo con un punto bassissimo nel primo punto alto, catenella di sicurezza e stacco il filo. Secondo giro con seconda colorazione, cappio sull'uncinetto, mi inserisco nelle 2 catenelle di separazione, faccio il primo punto alto che sostituisco con i 2 punti bassi, aggiungo altri 2 punti alti per un totale di 3. 2 catenelle di separazione e sempre nello stesso spazio aggiungo 3 punti alti. Vado a fare un gruppo di 3 punti alti nel secondo punto di 3. Catenelle successive, 3 punti alti, due catenelle, 3 punti alti nello stesso spazio. Prendo il filo e faccio un gruppo di 3 punti alti nel secondo punto dei 3 al di sotto. Ripeto questo lavoro per altre 2 volte finché non vado a chiudere il giro con un punto bassissimo e stacco il filo. Terzo ed ultimo giro, cambio colore, mi inserisco sempre nello spazio delle 2 catenelle, quindi cappio, primo punto basso sull'altro, ok, aggiungo altri 2 punti alti per un totale di 3. 2 catenelle di separazione, 3 punti alti nello stesso spazio. Lavoro il primo gruppo di 3 punti alti nello spazio tra un gruppo e l'altro al di sotto.
Ripeto lo stesso lavoro nello spazio successivo. Angolo, 3 punti alti, due catenelle, 3 punti alti, ripeto lo stesso lavoro di prima, primo gruppo di 3 tra un gruppo e l'altro al di sotto, ripeto lo stesso lavoro nello spazio successivo. Ripeto questo lavoro sugli altri due lati. Terminato il giro, stacco un po' di filo, prendo un ago e vado a chiudere nel secondo punto alto. Nascondo per bene il filo e tutti gli altri fili e la prima mattonella è pronta. Misura 10 cm per 10 cm. Ne facciamo altre 5 per un totale di 6. Le disponiamo esattamente in questo modo e le andremo a cucire. Facciamo esattamente questo lavoro, dritto contro dritto. Cappio sull'uncinetto, mi inserisco nelle 2 catenelle di separazione di entrambe le mattonelle. Faccio un punto basso. Farò un punto basso in ciascun punto che ho al di sotto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14° ed ultimo punto basso nello spazio delle 2 catenelle. Catenella di sicurezza, stacco un po' di filo, lo nascondo subito tra le maglie. Zona del dritto, prendo la terza ed ultima mattonella, dritto contro dritto. Ripeto la cucitura anche da quest'altra parte. Facciamo l'ultima cucitura, dritto contro dritto, cappio, mi inserisco nelle 2 catenelle, faccio il primo punto basso e intanto vado a lavorare un punto basso in ciascun punto sottostante. Tredicesimo punto basso, facciamo il 14° punto basso prendendo le catenelle di separazione anche in questo caso. Vado nelle 2 catenelle di separazione delle 2 mattonelle successive e faccio un punto basso, non cambia assolutamente nulla e proseguo lavorando i miei punti bassi. Ripeterò lo stesso lavoro anche da quest'altra parte, nelle altre 2 mattonelle già congiunte, finché non termino la cucitura lavorando l'ultimo punto basso nelle 2 catenelle di separazione, stacco il filo e lo nascondo. Questo chiaramente sarà il risultato, riprendo il filo e faccio un cappio. Mi inserisco in un punto qualsiasi, tiro fuori il cappio e inizio con una catenella che a fine giro diverrà un punto basso. Procedo lavorando un punto basso in ciascun punto al momento. Nelle 2 catenelle dell'angolo vado a fare 3 punti bassi. Riprendo la lavorazione a punto basso ultimo punto basso di questa prima mattonella. Quando mi ritrovo in questa situazione andrò a fare un punto basso nelle 2 catenelle, un punto basso inserendomi nella cucitura e un punto basso nelle altre 2 catenelle.
riprendo la mia lavorazione sull'altra mattonella a punto basso. Quando sono sull'angolo faccio 3 punti bassi, procedo, quando mi ritrovo tra una mattonella e l'altra ripeto quello che abbiamo fatto prima, un punto nelle 2 catenelle, un punto nella cucitura, un punto nelle catenelle e così via fino a terminare il giro. Ultimo punto basso, stacco un po' di filo, vado a chiudere con asola invisibile, primo punto basso, ultimo punto basso, nascondo il filo in eccesso. Il mio pannello misurerà 20 cm precisi per 30 cm di altezza. Adesso applichiamo la zip e lo scampolo al nostro pannello all'uncinetto. Prendiamo il pannello all'uncinetto e la zip da 20 cm e la posizioniamo esattamente in questo modo. Il rovescio del pannello all'uncinetto deve stare sul dritto della zip. Mi aiuto con della colla per fissare momentaneamente il tutto. La applico sul dritto della zip, posiziono il rovescio del pannello all'uncinetto sul dritto della zip. Prendo ago e filo per cucire e con molta facilità, senza fare troppi sforzi, vado a saldare definitivamente la zip sul pannello all'uncinetto con ago e filo per cucire. Una volta fatto questo, prendo il mio scampolo che precedentemente ho tagliato, misura 30 cm x 20 cm, le stesse dimensioni del pannello all'uncinetto. In realtà l'ho tagliato qualche centimetro in più e ho fatto delle pieghe ai fini della cucitura. Riprendo nuovamente la colla, questa volta la applico sul rovescio della zip, sempre sullo stesso lato, e vado a fissare lo scampolo direttamente sulla zip per andarla a nascondere. Adesso dobbiamo ripetere lo stesso lavoro di prima sull'altro lato. Per comodità piego il pannello e fisso con una molletta. In questo modo posso fissare l'altra metà della zip con facilità. Applico un po' di colla sul dritto della zip e piano piano, con pazienza, ma non è difficile, fisso il tutto sull'altra estremità del pannello all'uncinetto. Dopodiché di nuovo ago e filo per cucire e fisso definitivamente il tutto. Terminata anche la seconda cucitura, riprendo la colla, la metto sul rovescio della zip e in sostanza faccio lo stesso lavoro di prima. Piego in questo modo la lavorazione all'uncinetto e porto la zona superiore dello scampolo sulla zip stessa. La faccio aderire perfettamente, faccio un po' di pressione e voilà, tutto è stato fissato perfettamente. A questo punto possiamo prendere nuovamente ago e filo per cucire e fissare definitivamente il tutto. Sempre con il mio lavoro sul rovescio vado a cucire il laterale proprio come ho già fatto da questa parte. Uncinetto di lavorazione 3,5. Qui ho il primo punto di 3, il secondo dell'angolo, mi inserisco soltanto nella metà asola più esterna, stessa cosa dall'altra parte. 1, 2, quella esterna. Intanto blocco con una catenella, entro nelle stesse asole, faccio un punto basso, entro nelle asole più esterne del punto successivo e faccio la stessa cosa. Metà asola, metà asola, metà asola, metà asola e chiudo. E così via lungo tutto il laterale. Prendo le asoline più esterne per avere un po' di profondità ai due lati, così la pochette sarà ancora più spaziosa. Terminata tutta la cucitura a punto basso, mi rimangono gli ultimi 3 punti. Prendo le ultime 2 asoline, faccio un punto basso, farò un punto basso anche nella metà asola dell'ultimo punto. Catenella di sicurezza, taglio un po' di filo e lo nascondo tra i punti. Una volta fatto questo possiamo capovolgere il nostro lavoro e mettere tutto sul dritto. E voilà, la mia pochettina è così terminata. Misure finali 20 cm ovviamente per 15 cm. Ecco qua lo spessore di cui parlavo prima, questo è il risultato della cucitura. Amiche ed amici, siamo giunti al termine anche di questo video tutorial. Io spero che la pochette vi sia piaciuta, vi aspetto come sempre nei commenti, spero che proviate a replicarla perché è un progetto davvero molto utile per me
metterci all'interno la qualsiasi. Soprattutto adesso con l'estate alle porte può essere davvero molto utile anche per la spiaggia. A questo punto vi do l'appuntamento alla prossima settimana con un nuovo video tutorial che non potete assolutamente perdere, e questo progetto c'entra qualcosa, quindi mi raccomando, se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale, attiva la campanellina per non perderti i prossimi progetti e seguimi anche sui social. Come sempre vi ringrazio, grazie per avermi fatto compagnia anche quest'oggi, alla prossima, un bacino a tutti!